perché la lingua è la più grande manifestazione dell'intelligenza umana, è la cosa più umana che abbiamo, perché con la lingua noi riassumiamo la nostra visione del mondo, la rappresentazione della realtà la convertiamo in questo linguaggio e con la lingua riusciamo anche non solo a cooperare, ma a pianificare il futuro. Siamo all'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. È il primo acceleratore di start-up all'interno di un aeroporto in Europa. Qui si sviluppano ogni giorno progetti e soluzioni innovative e da qui parte il nostro viaggio verso i futuri in arrivo. Ha fondato Translated nel 1999, prima che l'intelligenza artificiale diventasse la parola del secolo. Ed è partito, ed è una delle cose che mi colpisce, da un appartamento a Tor Vaianica, che è una piccola località balneare alle porte di Roma. E oggi lavora con Google, con Airbnb, con Uber, con Nvidia, con i grandi colossi mondiali della tecnologia. Una parte dei soldi che guadagna da anni li investe in giovani start-up perché ospita in un campus che è a sud di Roma, all'Eur, che alcuni dicono che ricorda la Silicon Valley, ma in realtà è molto più bello della Silicon Valley. E un anno fa ha deciso di fare il giro del mondo in barca a vela senza tecnologia per riscoprire il gusto dell'errore, delle rotte, del rischio, il fattore umano, oltre appunto alla tecnologia. Oggi guida una delle aziende più importanti del mondo quando si parla di intelligenza artificiale linguistica e quando gli chiediamo dove vuole arrivare, di solito risponde al momento in cui tutti gli umani potranno capirsi. Benvenuto a Fly Me to the Moon, a Marco Trombetti. Benvenuto Marco. Grazie Riccardo. Ieri ricontrollavo il file Drive con le interviste che ti ho fatto, la prima è del 2014. Allora sembrava veramente una roba piccola e pionieristica quella che facevi con Translated. Mi hai ignorato per molti anni. Io no. No, come sai non è vero, ma quello che mi colpisce rivedendo tutta la storia e tutto il percorso che hai fatto in questi anni è, alla fine, tu hai fatto una roba rilevante mondialmente da Roma. Quando ho iniziato nel 99, cioè la cultura internet qui in Europa era di business, era molto diversa. E io comunque c'era il momento delle .com, la grande esplosione tecnologica, non c'era ancora stata, diciamo, la disillusione dell'esplosione della bolla, quindi era il momento in cui tutti dicevano facciamo una cosa sul web, facciamo una cosa digitale, o sbaglio? Certo, però io poi l'anno dopo è finito tutto, diciamo. I due fondatori eravamo Isabelle, che era una linguista, io che studiavo astrofisica, ero un grandissimo smanettone di computer, programmavo da sempre, però non è che avevamo una formazione economica o altro e non c'erano altre aziende, altri amici che stessero facendo cose simili intorno, quindi io vedevo Google dall'altra parte, no? Però banalmente io pensavo che loro... Google era nato l'anno prima, tra l'altro, 98? Forse 97, sì, sì, 97-98. E infatti la verità è, quindi io ho detto l'unico modo per creare un'azienda è quello che facciamo una traduzione, la vendiamo, con i profitti ci facciamo qualcos'altro e cresciamo e facciamo un servizio sempre migliore. Certo. Quindi per ignoranza è stato così. Poi ho scoperto il venture capital proprio grazie a Google, perché nel 2004 loro si stavano per quotare in borsa e sono diventati il nostro primo grande cliente. Abbiamo fatto per tanti anni gli Google Ads in esclusiva. E mi ricordo questo meeting... Cosa vuol dire fare il Google Ads? Il Google Ads, Google vive di pubblicità, certo, no? Di questi annunci. Quindi quando tu guardavi la pubblicità te la traducevi? Nel 2004 loro, per aiutare le persone a spendere di più in pubblicità, hanno fatto un accordo con noi dove premevano un pulsante e la pubblicità diventava in 100 lingue, così che gli advertisers, chi comprava pubblicità, potesse spendere più soldi in più mercati. Certo. Infatti, e tu quindi attraverso Google in quell'anno capisci che... Attraverso Sergey Brin, il fondatore, che praticamente al tempo erano 4.000 persone Google, io lo incontro in questo meeting molto bene. Prima lo scambio per un barbone che viveva nel campus di Google, che arriva con questa bicicletta con la barba, perché c'aveva proprio la barba grande, andava con questa bicicletta tutto storto, ho detto vedi qui poverini i senza tetto sono ovunque, no? Poi entra nel meeting, era uno dei due fondatori, e mi ha spiegato, io ho detto curiosità, ho detto ma quanto fatturate voi? Lui sai non lo posso dire perché è qui prima dell'IPO, però un paio di miliardi. La quotazione in borsa. Un paio di miliardi. E io dico, ma no, come noi Translate 2 milioni? Come avete fatto? E lui mi ha spiegato il venture capital. Mi ha detto, guarda, questa persona di Sun Microsystem ci ha dato $100.000 per il 10%, e poi Sequoia e Kleiner ci hanno dato altri 25 milioni. E così abbiamo
Hai fatto capito che c'era un l'investimento e altro tutto. modo di crescere, C'era un anche modo oltre. più veloce di Sì, farlo. esattamente. E la cosa divertente è quando l'ho scoperto per Translate era troppo tardi, perché ormai già Sì. funzionava, e ho fatto il contrario. Invece che raccogliere soldi per Translate, ho preso 6 milioni di profitti nel tempo di Translate e ci ho fatto un fondo di investimento per aiutare gli altri qui in Italia, qui in Europa, Certo. a non fare i miei stessi errori. Senti, il tuo garage iniziale, il garage della Silicon Valley, era quindi a Torvaiani, che è in questo appartamento, Sì. metaforicamente. Ho visto che non ci sono tanti esempi in Silicon Valley di aziende fondate e gestite da marito e moglie. Ho trovato Eventbrite, SlideShare, forse anche Y Combinator era Paul Graham e la moglie, però non sono tante. Qua siete stati tutto il tempo te, Isabella Drieux, che è ancora tua moglie, e Sì. quanto c'è stato di romantico e quanto di pratico in questa cosa? Allora, Cioè, la com'è? battuta intanto è che in America i matrimoni durano così poco che non vale la pena fare un'azienda, ok? Quindi prima cosa. Seconda cosa, no, quello è il motivo per quale abbiamo fondato l'azienda. Cioè, io e Isabelle, io l'ho conosciuta mentre studiavo in Francia, a Grenoble, e lei si laurea prima di me e si trasferisce immediatamente in Italia. E io ho visto questa ragazza di cui ero follemente innamorato, che sta facendo questo gesto per me, e la prima cosa diciamo ok, dobbiamo andare a vivere subito insieme, però non avevamo ancora i soldi per poter vivere insieme, e ho detto ok, è l'inizio di internet, io mi ricordo nel sala di calcolo dell'università, ho detto fammi vedere una cosa possibile, lei è una linguista, ho detto ho cercato un po' su internet, non c'era molto, non esistevano società di traduzione online, mi sembrava una cosa giusta, e abbiamo così fondato Translated per il motivo, e quindi Translated era qualcosa che non poteva fallire, perché se falliva Translated falliva un piano di vita, cioè noi quello lo facevamo per stare insieme. E come vi siete divisi i ruoli in società alla fine? Alla fine come? Allora, Cioè, c'è o soft skill, hard skill, più business, più non so. Guarda, proprio l'altro ieri, forse te lo devo portare qui, un amico mi ha mandato un bigliettino da visita del Tempo, e praticamente c'era scritto, sia per me che Isabel, c'era scritto project manager. Cioè abbiamo fondato l'azienda, invece che chiamarci CEO e tutto, ha detto per far sembrare che l'azienda fosse un po' più strutturata, noi ci siamo dati un ruolo, facendo supporre ai nostri clienti che c'era sempre un capo sopra che avrebbe diretto, e così se dicevamo cose stupide potevamo sempre noi stessi cambiare idea e modificarla. E quindi i ruoli, semplicemente io mi occupavo di sviluppare la tecnologia e lei di gestire le operations dell'azienda, quindi tutti questi progetti di traduzione che arrivavano, lei li dispacciava ai traduttori e io scrivevo la tecnologia sotto. La prima intelligenza artificiale di Translate nel 99 non era un sistema di traduzione, ma un sistema di routing che prendeva il contenuto del documento, l'analizzava e prediceva chi fosse il traduttore più bravo per tradurre quel documento, basandosi su tutte le traduzioni passate. Quindi tu andavi a trovare il traduttore e gli chiedevi fallo tu. Certo, sì, la macchina riceveva questo documento, il sito, e faceva subito una proposta, diceva guarda, lui mi sembra, o lei mi sembra la persona più brava per farlo. Poi noi potevamo cambiare, se cambiavamo il sistema imparava. Senti, il primo cliente chi è stato? Mi ricordo due, ora non ricordo che sono stati proprio il primo, però c'erano due aziende, una la Ricordi musicale Sì. e traduzione che è andata malissimo, Perché? perché appunto era forse la prima, quindi noi non avevamo ancora dati, il nostro sistema non aveva dati per sapere chi era bravo, quindi noi facciamo un guess guardando il curriculum. Ed è lì proprio che la tecnologia ha detto no, dobbiamo fare la tecnologia basata sui dati, perché noi sul curriculum la persona più brava era questa per tradurre la musica, e invece poi c'era un sacco di errori, no? È andata male. Credo che il secondo fosse invece Agora Telematica, Sì, me la ricordo. che era Ricordo uno dei bene. primissimi provider internet. Andò meglio. Sì, di una persona che si chiama Ciccio Messere. Vabbè, famoso. Sì. Famoso attivista radicale, Ciccio Messere. Esattamente, e che poi... Che tra l'altro era transnazionale, quindi mandavano i loro messaggi in tutto il mondo, in tutte le lingue, era nella loro filosofia. Sì, e loro è stato il primo, tra l'altro uno dei primi siti a essere tradotto, dove noi agivamo direttamente sul sito, perché una volta si faceva che tu copiavi e incollavi i testi da una parte, poi qualcun altro li copiava e incollava, invece già nel 99 con lui avevamo fatto questo sistema per cui prendevamo il sito, veniva scambiato automaticamente e ripubblicato online. Senti, per spiegare al pubblico banalmente cosa fa oggi Translate tra le altre mille cose, quando io oggi guardo un annuncio su Airbnb di una casa in Corea del Sud, Sì. e l'annuncio lo leggo in italiano, siete voi dietro che l'avete tradotto? Sì, tutto. Giusto? Noi abbiamo preso Airbnb da zero, l'abbiamo portata in 62 paesi,
cambiando completamente il paradigma. Cioè prima effettivamente tu in Corea dovevi scoprire, cioè l'annuncio era in coreano o in inglese, in italiano non l'avresti mai trovato, quindi non lo trovavi. Quindi prima abbiamo preso tutta Airbnb, l'abbiamo tradotta in 60 lingue e fatta indicizzare sui motori, la trovi, quindi l'annuncio, la pagina la trovi tutta sempre nella tua lingua e poi quando inizi a parlare con l'host per prenotare, tu parli la tua lingua, lui lo riceve nella sua, in coreano, e di seguito questa interazione così. Quindi sono quasi tutti i clienti di Translated in realtà al mondo, ma semplicemente non lo sanno. Facciamo loro. Certo. Qui che sono tutti Glovo, ad esempio. Certo, anche Glovo. Facciamo Glovo, Vabbè. Uber, lo facciamo tutto. Senti, andiamo un attimo sulla sfida che vi siete posti, no? Quella della lingua e dell'intelligenza artificiale, perché dall'inizio della storia, da Alan Turing in poi, no, il tema dell'intelligenza artificiale si è confrontato col tema della lingua. Sono 80 anni che diciamo, no, di utilizzare l'intelligenza artificiale per capire una lingua diversa. All'inizio si faceva per ragioni di difesa, gli americani lo volevano fare per capire quello che scrivevano i russi. Erano quando inglese e erano russo. Esatto, e le lingue fondamentali erano solo quelle, no? Si parte proprio con quello. Perché è così importante e perché è così difficile? Allora, intanto l'hai accennato e vale la pena ricordarlo. Cioè la traduzione è il problema dell'intelligenza artificiale, il più complesso fra tutti i problemi dell'intelligenza artificiale. Se lo risolvi, hai risolto anche l'intelligenza artificiale generale. Ok? Perché è così? Turing, quando ha iniziato, no, la prima cosa che ci ha fatto col computer è tradurre Enigma, Alla una fine lingua è una artificiale. traduzione di simboli, di codici. E il motivo per quale è così difficile, perché la lingua è la più grande manifestazione dell'intelligenza umana, è la cosa più umana che abbiamo, perché con la lingua noi riassumiamo la nostra visione del mondo, la rappresentazione della realtà la convertiamo in questo linguaggio e con la lingua riusciamo anche non solo a cooperare, ma a pianificare il futuro. Certo. E pianificando il futuro permettiamo l'evoluzione. La nostra specie è l'unica che ha sviluppato il linguaggio complesso e grazie al linguaggio complesso Anche astratto e simbolico, se no non Certo. indichiamo solo delle cose, indichiamo anche degli stati d'animo, dei sentimenti. noi riusciamo a pianificare il futuro Certo. e quindi ci evolviamo. È il fattore più importante. Quindi, essendo così umana, è ovviamente la cosa più difficile per le macchine. Quando traduci, tu immagina un language model, oggi lo usiamo tutti, ChatGPT, 2 volte, 3 volte su 10 fa un'allucinazione importante nel risultato, ma nessuno di noi se ne accorge. Perché te lo dice in maniera così persuasiva, no? Che ti sembra, è così sicuro di sé che non vai a controllare tutto, un po' ti fidi. Nella traduzione tu non puoi commettere nessun errore, nessuna allucinazione, perché se fai un piccolo errore fai solo ridere le persone. Sì. E quindi è uno Ma sforzo infatti, enorme. per anni le traduzioni di Google Translate facevano ridere, eppure erano le più volute che c'erano. Tu a volte Sì. mettevi un testo su Google Translate e veniva una roba e dicevi, oddio, che è uscito fuori. Sì, il presidente Bush ci diventava sempre il presidente Cespuglio Sì. e i fan di Madonna erano sempre i ventilatori di Madonna. Vedi, è così. Sì. Però adesso c'è stata un'accelerazione incredibile negli ultimi 3-4 anni. Che è successo? Beh, dai, Cioè, sì, come io sono è proprio una curva esponenziale, se ci pensi. sono Un lì miglioramento lento per tanto tempo. in, Adesso 25 anni e praticamente mi è sempre sembrato che le cose andassero troppo lentamente in realtà. Ok? Cioè sei sempre lì che vedi questa cosa, cavolo, si può fare, ci proviamo, no? E quindi però l'esponenziale all'inizio è piatta e quindi è molto triste, tu non vedi nessun movimento, poi a un certo punto vola. è troppo, ok? E quindi quello che è cambiato profondamente è il contesto, banalmente. Cioè noi quando abbiamo iniziato la macchina funzionava per regole, cioè tu traduceva una parola, quindi aveva contesto 1, Certo. condizionario, e poi avevi delle regole, tipo in inglese l'aggettivo lo metti prima del nome. Poi nel 2004 sono iniziati i modelli di machine learning e quindi iniziamo a prendere dai dati, però non con le reti neurali, con la statistica. E lì era interessante perché avevamo un contesto di 3 parole, cioè la macchina riusciva a guardare per la predire parola prima e la parola dopo. la quarta, massimo no, 3 parole prima, Prima, ah. ok? E poi nel 2010 eravamo arrivati a 5 parole e ci sembrava tanto, però effettivamente a te ti serviva almeno leggere tutta la frase, 10-15 Ci parole. pensi come quando a scuola dovevamo tradurre il latino e il greco, che tradotto parola per parola la versione non viene mai. Non viene No, mai. perché ogni parola può Ma avere certamente troppi significati, quindi e non sarà mai fluida, no? Ecco. E allora che è successo? E lì un brillante ricercatore che si chiama Elias Suxgiver inventa la prima rete neurale che si chiama sequence to sequence e lui ha detto guarda io riesco a guardare quasi tutta la frase con questa tecnica e quindi ha aumentato il contesto a 10 parole. A quel punto quando fai la traduzione la macchina, se tu stai parlando Barbara che domani incontrerò, è molto
Carina. E allora sai che Barbara e Carina sono insieme e vanno insieme, no? Certo. Che non è carino. E le macchine lo sbagliavano sempre questo perché Barbara era troppo lontano, no? E invece così ci riusciamo. E poi nel 2017 Quindi invece il primo passo è stata questa innovazione di Ilya Sutskever sì, con le in 10 realtà parole. Il secondo è stato nel 2017 i Transformer. 2017 e Lucas Kaiser e altri fanno un paper che si chiama Attention is all you need Che e tra l'altro è una inventano. citazione dei Beatles, lo sai, no? Non lo Era sapevo. Love is all you need, loro lo chiamano Attention is all you need Ok. perché citavano i Beatles. Benissimo. E lui praticamente inventano questa tecnica sempre per tradurre, però dicono guarda che con questa noi possiamo guardare fino anche a 30-40 parole prima. Questo è il 2017. Oggi l'architettura è rimasta al Transformer, ma siamo arrivati a 10 milioni di parole, cioè che significa che tu prendi un romanzo il più lungo che hai e per tradurre il titolo puoi utilizzare tutto il romanzo. È tanto. E quindi ovviamente siamo arrivati a un Ma altro questa tecnologia quindi nasce che oggi noi utilizziamo come intelligenza artificiale generativa per fare mille altre cose, nasce per le traduzioni. Tutti gli algoritmi più importanti dell'intelligenza artificiale nascono sempre per il problema della traduzione, il grande challenge. In questo caso qui poi si è visto un'opportunità diversa e la storia è anche che in Google non volevano usarlo per fare Google Translate, quindi Lucas e gli altri si sentivano un po' abbandonati e vanno via con Ilia a fare OpenAI. E l'idea lì è, invece che tradurre inglese-francese, non è che possiamo fare domanda e risposta, ed è una formulazione diversa del problema, ma la Perché tu macchina dici è che la alla fine stessa. rispondere come tradurre. Certo. Alla fine una risposta è una traduzione. Alla fine. Esattamente così, infatti quel GPT 3.5, quello che è stata la vera innovazione, è perché hanno messo questa tecnica di extract, cioè di istruzioni, per cui la macchina, quando tu, prima di GPT 3.5, se tu scrivevi, quello che faceva è continuava la frase, il language model è quello. E invece con extract hanno detto no, addestriamola a domanda-risposta. E la differenza però è, invece che avere solo i dati tradotti, che sono un decimillesimo dei dati disponibili al mondo, tu per farlo domanda e risposta puoi utilizzare tutto il web. Allora, poi torniamo a parlare di Translated, però tu essendo oramai un esperto assoluto di intelligenza artificiale, un attimo fermiamoci sul tema. Si è detto, e alcuni lo continuano a dire, che alla fine non c'è una vera intelligenza e che queste risposte sono quelle di un pappagallo stocastico. No, un'espressione usata una volta da un ricercatore di Google, rilanciata recentemente anche da premio Nobel della fisica Giorgio Parisi. Cioè non capisce davvero quello che sta dicendo, indovina una sequenza di parole, probabilisticamente, cioè ti dice la sequenza più probabile. Tu che la usi tanto, che cosa ne pensi? È un pappagallo stocastico o è uno strumento che comincia a avere una certa idea di mondo e quindi ti aggiungo anche una coscienza? Allora, tolgo via la coscienza per dopo, perché è un altro tema interessantissimo. Però sì, io penso che forse non è altro che un pappagallo stocastico, ma non è quella la domanda. La domanda è, non è che il nostro cervello è un pappagallo stocastico anche? Cioè, non è che alla fine queste sono comunque macchine computazionali con dei segnali elettrici che girano e dalla materia, combinando la materia in un certo modo, quello che noi vediamo ci sembra intelligenza, ci sembra ragionamento, ma è semplicemente una grandissima capacità appunto di pattern recognition, di collegare qualcosa. Quindi invece che pensare se la macchina è un pappagallo stocastico, che penso lo sia, E chiederci se lo siamo anche noi. non è che lo siamo anche noi, esatto. Cioè che indoviniamo una sequenza di E parole e scegliamo la più E probabile. ovviamente la mia è una domanda, E tu ok? che cosa rispondi? Che non lo so ancora. Non lo so ancora e che dobbiamo lavorare ancora per scavare. Però se io oggettivamente guardo il nostro cervello, effettivamente no, sono dei neuroni, delle sinapsi, dei segnali elettrici che in fondo è una struttura biologica, ma non è molto diversa dalle strutture invece artificiali che noi creiamo. Ovviamente l'abbiamo fatta a similitudine, no? Da una parte all'altra, però alla fine sono segnali elettrici. Ok? E da questi segnali elettrici noi vediamo qualche cosa. La coscienza stiamo tutta un'altra discussione. Ce l'abbiamo noi e loro no. Lo possiamo dire o no? Ti ricordi quel ricercatore di Google che a un certo punto spegne tutto e dice oddio questa qua c'ha una coscienza, me ne vado? Sì, il marketing è fenomenale, tecniche di marketing fenomenali. No, sai cos'è? Lì ci sono due teorie che stanno andando per la maggiore.
Una e dice che semplicemente la coscienza, ce ne sono tante, però le principali, uno, che la coscienza ci viene dalla quantità di sensori che noi abbiamo, perché oggi la macchina ha invece un input molto piccolo. Nel momento in cui La hai macchina ha tutti i dati che gli abbiamo dato per l'addestramento, punto. però solo in una certa forma. Certo. Noi abbiamo tutto, I sensi, la nostra il pelle, corpo, la vista, certo, no, non c'è l'udito, il tatto. E quindi nel momento in cui tu crei una sovrabbondanza di sensori, questo potrebbe, e con tutti i sistemi di reinforcement learning nostri naturali per la sopravvivenza e tutto, questo ti potrebbe dare questo attaccamento alla realtà, questo concetto di coscienza. Ipotesi 1, quindi quella computazionale, diciamo, possibile. L'altra ipotesi invece è, se vogliamo, Roger Penrose, no, insieme a Federico Faggin, che dicono, lo sai cos'è? In fondo possiamo spiegare la coscienza con sistemi, con meccanismi quantistici che avvengono all'interno del nostro cervello, e quindi oggi non siamo a quel livello con l'informatica. Questo è proprio la nostra connessione naturale con lo spazio-tempo, e questo ci dà questo senso di esistenza. Sono bellissime entrambe e ci metteremo un po' per scoprire. Lo scopriremo. Qualcuno prenderà il Nobel, non so. Senti, tu per 25 anni hai sempre detto e continui a dire che metti gli umani al centro, no? Uno dei tuoi slogan, i tuoi spot che avete fatto bellissimi sono sempre sull'importanza dell'essere umano. E tra l'altro per 25 anni Translated è stato questo, una grande community di traduttori in tutto il mondo supportati dall'intelligenza artificiale nel loro lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale li aiutava a tradurre prima e tradurre meglio, e alla fine c'era questo human in the loop che sigillava il lavoro e sistemava le cose. Poi il 4 novembre del 2024 ti sei presentato con un evento che tra l'altro sembrava San Francisco, ma l'hai fatto a Roma, a Piazza Euclide, in cui hai presentato al mondo Lara. E Lara è un'altra cosa, perché è un oggetto, uno strumento che tutti possiamo utilizzare, che traduce meglio di un traduttore medio. Tu hai portato le statistiche, un traduttore medio sbaglia 4 parole ogni 1000, Lara ne sbaglia 2 ogni 1000, circa 2,5 ogni 1000, quindi non meglio del miglior traduttore del mondo, ma meglio del traduttore medio. Il fatto è che tu questo Lara l'hai fatto utilizzando il lavoro dei traduttori su Translate per 25 anni, cioè questi per 25 anni si scambiavano delle note su come tradurre meglio, e tu hai dato alla macchina in pasto queste note, quindi alla fine Lara è bravissima, cioè ha la sapienza di tutti i traduttori del mondo per 25 anni. Morale. L'intelligenza collettiva di tutti questi traduttori. Esatto. Morale. Se oggi tuo figlio ti dicesse papà voglio fare il traduttore, tu che gli diresti? Ha un senso pensare di fare il traduttore ancora? Scusa la domanda lunga, però. Allora, Translate è ancora oggi una community fatta di traduttori. Come dicevo, la lingua è la cosa più umana che c'è, e se in un campo specifico che è la conversazione, questo che stiamo facendo, cioè i testi più semplici, per le lingue primarie, le top 10, ci stiamo avvicinando a battere il traduttore medio, con quale tra l'altro nessuno vuole lavorare, perché tutti vogliamo lavorare con i top 10% dei traduttori al mondo, mentre questo qui sta succedendo, e quindi è vero, come dire, non è assolutamente vero per tutto il resto del contenuto. Se prendi un contenuto difficile e lo devi fare su una lingua non così rara, oggi le macchine non ti danno nessun aiuto. E solo per ricordarti, dal 99 al 2006 noi abbiamo lavorato per fare questa tecnologia, e ci è voluto 7 anni per vedere per la prima volta nel testo più semplice, nella lingua più semplice, che la macchina aiutava effettivamente un traduttore, e quindi ci metti meno tempo a editare la macchina piuttosto che a tradurre. Quindi c'è un mondo davanti a noi, però, e abbiamo bisogno dei traduttori. Mi verrebbe dire non in inglese a quel punto, cioè meglio che sai sanscrito con Swahili. Cioè, sì, quindi, ecco. E infatti, quindi come dire, potrebbe cambiare il mondo, e quindi se tu mi dici consigli a mio figlio di fare il traduttore, no, ma perché io non credo che la professione di traduttore, per come l'ha intesa nel passato, possa ancora essere un'opportunità interessante per le persone, almeno per i 600.000 traduttori che ci sono al mondo. Quel lavoro sta cambiando profondamente, e loro da traduttori di parole linguistici iniziano a essere traduttori di culture. Si stanno evolvendo, se vuoi, come in tutti noi si è evoluto ogni anno si è evoluto il lavoro. E mi immagino che all'inizio della tua carriera di giornalista facevi tante cose noiose, e oggi invece grazie alla tecnologia ti puoi concentrare sulle emozioni. Pensi, adesso, anche nel corso della nostra vita abbiamo assistito a tante
professioni che sono sparite o cambiato radicalmente. Tu pensa come compravamo i biglietti aerei del treno prima, che dovevi andare in un'agenzia di viaggi. Io oggi direttamente con l'app, mentre sto in stazione Certo. camminando, lo compro in tempo reale, Sì. no? O quando c'erano le cassiere nei supermercati, oggi te la fai. Quindi c'è un sacco di professioni che sono sparite o si sono evolute in qualcos'altro. Quello che sta accadendo da voi è la stessa cosa, però non Allora, resta tutto uguale. la traduzione era così transazionale come lavoro, così semplice, e l'intelligenza artificiale è nata così presto, per cui sono 15 anni che usiamo intelligenza artificiale. Quindi quello che è successo nel mondo della traduzione è un po' quello che stiamo vedendo oggi col mondo degli sviluppatori, dove la macchina ha imparato a scrivere codice, e tante altre professioni. Allora, quello che è successo è che abbiamo avuto 3 fasi. Una fase in cui la macchina non serviva a niente, ti rallentava. Poi siamo entrati nella fase dell'iperproduttività, in cui il traduttore oggi è 5 volte più veloce di quanto era nel passato e fa traduzioni di migliore qualità, Grazie anche alla macchina. certo, in simbiosi con la macchina, Certo. tutti felici, ma fino a un certo punto. Nell'era dell'iperproduttività quello che è successo è che il guadagno orario dei traduttori è cresciuto 7% anno su anno, molto più della media di tutte le professioni, ma la distribuzione della ricchezza è completamente modificata. Il traduttore medio da casa guadagnava 35.000 euro, oggi alcuni guadagnano 100.000 euro e altri zero. Quindi chi adotta la tecnologia, chi riesce ad adattarsi al modo nuovo di lavorare lo fa, ma ci sono traduttori bravissimi che non è che non lo fanno perché non lo capiscono, non lo fanno perché quello non è il mondo che loro amano. Spesso, cioè nel lavoro, noi abbiamo anche la gratificazione di creare qualcosa, e per molte persone correggere gli errori della macchina non è gratificante, e molti traduttori brevissimi hanno deciso di mollare la professione perché sì, possono guadagnare molto di più, però non è quello che li appassiona. E a me questa cosa ha fatto molto riflettere sul futuro del rapporto fra gli umani e l'intelligenza artificiale, perché se il nostro lavoro viene delegato solo a mettere a posto i problemi di qualcun altro, in questo caso di una macchina, non è molto appagante, non è il lavoro per quale tu darai il meglio di te stesso, e diventa un lavoro molto transazionale, molto Ma voi in Translated, Sì. oltre a addestrare modelli di intelligenza artificiale, utilizzate anche l'intelligenza artificiale per scrivere codice? Beh sì, come tutti, però. E questo, per esempio, 15 anni fa, quando io ero direttore di Wired, si diceva il mestiere del futuro è lo sviluppatore, se sviluppi codice è un futuro. Anche lì un ripensamento. Allora, nello sviluppo, nella fase di sviluppo siamo all'inizio della fase dell'iperproduttività, cioè secondo me dall'anno scorso circa siamo usciti dalla fase dell'inutilità, cioè del fatto che prima sì è bellino, mi generano il codice, ma poi per correggere questo codice ci mettevo di più che farlo. Vale farlo. Oggi siamo entrati all'inizio della fase dell'iperproduttività, ci sarà tanto, e poi ricorda anche per la traduzione, per il codice, per tutte le professioni, arriva il momento dell'autonomia della macchina, cioè in cui la macchina dall'energia crea direttamente il risultato, e quel risultato lì è abbastanza buono per essere un prodotto finale. Manca E lì, poco. sì, beh, allora, manca poco nel codice o nella lingua, nella traduzione, in alcune lingue per alcuni tipi di contenuti. Ho fatto il conto l'altro ieri sullo Swahili, ci vogliono ancora 500 anni per avere i dati che servono per addestrare la macchina. Ok? Quindi il mondo sta andando a di velocità diversa. Che cos'è la singolarità linguistica di cui stavi accennando adesso e perché è così importante raggiungerla? Allora, la singolarità linguistica è un punto ipotetico in cui la macchina riesce a tradurre meglio del top 1% dei traduttori al mondo. Quindi non del traduttore medio, non del top 10%, ma del top 1%. Il top 1% oggi produce circa un errore ogni 1000 parole, e quando la macchina raggiunge quel punto lì si apre un momento straordinario per l'evoluzione umana. Perché la quantità di contenuto che noi abbiamo, tutto il web sarebbe tradotto in 200 lingue se la traduzione fosse quasi gratuita, istantanea e di una qualità eccezionale, per cui io mi sento rappresentato da quella traduzione. Tutto questo che stiamo facendo oggi, perché non farlo in 200 lingue se con un pulsante lo potessimo fare? E quindi Ma questa cosa che noi adesso vediamo, abbiamo visto anche recentemente una grande azienda che ha fatto vedere che le videochiamate tu parli in una lingua e quello ti ascolta in un'altra. Quanto è marketing e quanto ci siamo davvero?
No, vabbè, quello è marketing, nel senso che sono 10 anni che diciamo a Ci fanno cicli, vedere una cosa no, a simile. cicli di un anno e mezzo viene riproposta la stessa cosa. Cioè, noi abbiamo la fantascienza, i libri, i film che ci danno un'idea della traduzione, il bubblefish, no? Che te lo metti nell'orecchio e ti traduce tutto, questo auricolare magico, ok? E quello ci hanno fatto pensare che quello sia l'obiettivo finale della traduzione. Il problema è che quella roba lì non la usa nessuno, quella è una roba che esiste in un caso rarissimo, perché le nostre comunicazioni sono già organizzate per prossimità intorno alla comprensione linguistica, quindi sono pochi i casi in cui ho bisogno di fare una videoconferenza multilingua, sono pochi in caso in cui io sto viaggiando e ho bisogno dell'auricolare nella testa, cioè o meglio Però io ti ho raccontato una volta che sono nell'esperienza. andato in Giappone e ho Sì. portato questo telefonino che mi prometteva le traduzioni simultanee e istantanee ed era un disastro. Cioè, italiano, Sì. giapponese, inglese, giapponese non cambiava, proprio non prendeva le cose. Una Sì. volta ha tradotto funerale in matrimonio, non so perché, ci sarà un'assonanza magari di per qualche tipo, qualcuno, per il qualcuno matrimonio potrebbe con essere. funerale o viceversa. Però i giapponesi quando gli facevo vedere le traduzioni si mettevano le mani nei capelli. Sì. Eppure veniva pubblicizzato come ecco l'interprete Però simultaneo. ti voglio dare il dato, questi device qui che ti aiutano hardware per la traduzione è un mercato che vale circa 50 milioni di euro l'anno su 67 miliardi di euro di mercato della traduzione. Quindi è il modo con quale noi consumatori vediamo questa cosa qui, però poi se tu pensi a tutte le traduzioni che hai fatto nella tua vita, quelle che hai fatto in quella modalità sono molto molto poche. E quindi lo dovremmo anche fare questo, però prima noi dobbiamo risolvere il problema di permettere a chiunque di comprendere e essere compreso nella propria lingua sul contenuto scritto, sul contenuto multimodiale già prodotto e cercare di consentire a chiunque di accedere a tutta la ricchezza dell'informazione mondiale, fare in modo che le popolazioni si capiscano tra di loro profondamente e non solo linguisticamente, ma riuscendo a tradurre i valori che c'è dietro una cultura. E questa cosa qui è, secondo me, il lavoro grande da fare. Poi, mentre facciamo questo, ci arriveranno anche tutti gli altri strumenti che spero saranno integrati direttamente nei nostri device, perché non so quanto mi voglio portare un altro oggetto che mi Però servirà. tu dici in sostanza questo fatto delle traduzioni alla fine inevitabilmente migliora il mondo perché migliora la comprensione fra le persone. L'evoluzione umana è data dal fatto che noi ci capiamo, cooperiamo e pianifichiamo il futuro. E questo oggi avviene su piccola scala. Cioè i miei genitori parlano solo italiano e quindi tutta l'interazione che loro faranno col mondo, quanto si possono arricchire e quanto possono influenzare altre persone, è solo su piccola scala, il 2% della popolazione mondiale. Se oggi consentiamo a tutti che hanno delle idee straordinarie di poterle condividere con gli altri, essere influenzati e capire la bellezza della diversità, secondo me questo è un obiettivo ben più importante che andare su Marte. Non c'è dubbio. Senti, Mustafa Suleiman ha scritto un bel libro che si chiama L'onda, che dice che c'è quest'onda di intelligenza artificiale che sta per cambiare tutto e intanto sicuramente ha portato alla ribalta tanti nuovi protagonisti. A parte Elon Musk che già c'era, tutti gli altri sono nomi che fino a 5 anni fa quasi nessuno conosceva. Tu non solo li hai seguiti, ma li conosci personalmente. E la mia domanda è, ma ci possiamo fidare di questi? Cioè, con tutto quello che ha combinato la Silicon Valley in questi anni, tu conosci Sam Altman, Elias Suskever, li hai conosciuti tutti alla fine, per vari motivi. Che gente è? Adesso non ti voglio fare dica con gente con cui lavori, però ci si può fidare? Cercherò di essere diplomatico. Quanto? E, no, secondo me non possiamo fidarci. Non possiamo fidarci e non E sei stato possiamo essere... diplomatico? Sì, e non possiamo essere passivi in questo mondo. Non possiamo essere consumatori di intelligenza artificiale, dobbiamo essere player attivi, produttori di intelligenza artificiale. Perché nella, nella creazione della macchina che interagisce con ognuno di noi, dentro stiamo esportando una cultura, un modo di fare le cose. E, ed ecco il mio modo di essere diplomatico. Eh, Possono anche essere buone queste idee e queste visioni che loro hanno del futuro, però sono un'idea sola e il futuro dell'umanità sarà bellissimo solo se riusciamo a mantenere una diversità nelle idee
non una semplice macchina che ha una sola idea di quale sia il futuro. E queste macchine sono disegnate oggi intorno a delle culture, delle idee delle persone, e non è possibile averne una sola. Fermiamoci un attimo sulle macchine. Una delle cose che mi colpisce, io utilizzo moltissimo l'intelligenza artificiale nel mio lavoro, ne uso tanta, e la provo, la testo. Devo dire che a volte mi aiuta anche molto. Cioè, ho degli assistenti che a tutte le ore gli dico cercami una cosa e la fa. Quello che infastidisce un po', secondo me, è questo tono adulatorio, per cui ti deve lusingare l'intelligenza artificiale, quasi se ti dovesse manipolare. Cioè, ti deve sempre dire quanto sei bravo, quanto sei figo, che bella cosa che hai pensato. E intanto magari ti dice anche ti dice delle castronerie infinite. E quando gli dici guarda che quella roba che metto è sbagliata, si scusa e ricomincia come se nulla fosse. Mentono come gli adolescenti a scuola quando non fanno i compiti. Allora, a me quella roba lì mi fa immaginare un potere di manipolazione notevole. Tra l'altro noi nell'intelligenza artificiale raccontiamo tutto, molto più di quello che accadeva prima con Google. Tu a Google facevi delle domande, quando stai con un chatbot gli racconti tutta la tua vita, gli mandi le analisi che hai fatto del sangue, un RX, gli racconti il problema con tuo, cioè ci apriamo completamente e dall'altra parte loro hanno un atteggiamento manipolatorio o è vedere un pericolo che non c'è questo. No, secondo me quello è il pericolo più grande che abbiamo nell'intelligenza artificiale, insieme a pochi altri, ma questo forse si chiama il problema dell'allineamento. Io ti farei vedere un giorno la macchina che parla senza quel prima dell'allineamento, come si rivolge a te, come interagisce a te, e tu non ti fideresti di quella macchina mai. Come nella vita sei diventato bravo a non fidarti di alcune persone e fidarti di altre, perché no, alcune persone sai che hanno un doppio fine, ok? E l'allineamento è una tecnica col quale tu insegni alla macchina a dire le cose in un certo modo, quindi non cambi il contenuto, ma cambi il modo con cui lo dice, per aumentare la probabilità che l'utente sia soddisfatto della risposta. E lì tutti i bias umani, bias cognitivi escono tutti, no? Quindi l'adulazione è uno, ma nelle prime versioni di ChatGPT, nel 3.5, che oggi vedi un po' meno, c'era la captatio benevolenza di Cicerone, diceva guarda, scusa, io sono solo una macchina, quindi questa cosa non so esattamente la risposta, tuttavia perché hai detto questo e questo, secondo me questa potrebbe essere la risposta giusta. Lei si faceva piccola e poi ti dava una risposta a cui te credevi al 100%. Ancora oggi la macchina dice le cose in maniera molto assertiva, perché essere assertivi per molte persone è un modo con il quale tu guadagni la fiducia delle persone. Quindi oggi la macchina usa queste tecniche perché creare intelligenza vera è mostruosamente difficile e mostruosamente costoso. Invece fare un allineamento e fare una macchina più persuasiva è mostruosamente più economico. E in questa battaglia commerciale nel vincere gli utenti, io ti do quello che ti vuoi sentir dire. Certo, quanto sei bravo. Sì. Senti, non so se l'hai detto o non l'hai detto perché non ho ritrovato la fonte, ma a un certo punto ChatGPT mi ha detto che tu hai detto, quindi può essere che tu non l'abbia detto, che il problema di questa intelligenza artificiale è che non ha paura di sbagliare, non ha il senso dell'errore, e se tu non hai il senso dell'errore non innovi davvero. L'hai detto una cosa di questo tipo? Non l'ho ritrovato, detto, però avrei potuto dirlo. Avresti potuto dirlo. Esatto, quello è il problema, vedi? Avrei potuto dirlo. No, ma in generale l'aspetto positivo della macchina è che lei ha una persistenza, una determinazione incredibile. Tu gli dai l'obiettivo e non importa se è giorno, notte e tutto, lei ci metterà tutti i suoi watt di energia per cercare di risolvere quel problema. Accanto a questa persuasione, questa determinazione, e tu hai anche l'opposto. Lei continua in una direzione e non si ferma mai, capito? E quindi se la punti nella direzione sbagliata, e questo è proprio l'allineamento, è quello per cui non ci dobbiamo fidare né dell'intelligenza artificiale né di avere pochi creatori dell'intelligenza artificiale. Certo. Questo è il problema. Senti, qualche tempo fa hai vinto un importantissimo bando europeo, hai messo insieme università, centri di ricerca, istituzioni varie per un grande progetto europeo dove tra l'altro ti hanno anche dato tantissimi soldi. Mi ha colpito che questa roba non sia finita sulle prime pagine dei giornali. Ero io che avevo interpretato male la notizia o ci siamo persi qualcosa noi sottovalutando l'importanza di quello che devi fare adesso? Che cosa fai? Allora, no, quello che mi ha sorpreso, intanto abbiamo vinto questo grant europeo, il più grande, o insomma tra i più grandi grant europei per la ricerca sull'intelligenza artificiale. Sono 29 milioni di euro Ti danno? Che ti danno per?
Perché te li danno? Per creare questi foundational model, questi modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione, che non solo che risolvono alcuni problemi pratici che abbiamo con l'intelligenza artificiale oggi, cioè il fatto che la macchina apprende solo dai dati passati e non è capace di apprendere dalle interazioni in tempo reale, principalmente come facciamo noi umani, ma anche la macchina non è capace di processare più sensi contemporaneamente, e in generale dobbiamo preparare i dati per darli alla macchina. Noi invece umani, mentre viaggiamo nel mondo, riusciamo a leggere le cose e adattarci a qualsiasi tipo di nuovo segnale che riceviamo in un certo tempo. Quindi dobbiamo insegnare alla macchina a capire i sensi e ad apprendere anche dalle interazioni con la macchina. E questi sono i problemi. Si chiama Physical AI, questa AI fisica, il prossimo punto. Se vogliamo apriamo lo sportello del computer e consentiamo alla macchina di interagire col mondo. Quello che mi ha stupito è che gli americani hanno proprio voluto ignorare la notizia in tutti i modi, e qui secondo me dobbiamo fare del lavoro. Cioè, sì, abbiamo vinto un grant bellissimo, grande, 29 milioni, più forse dovremmo prendere un altro centinaio di milioni per la parte di computazione che serve per realizzarli questi modelli. Però penso che queste cose siano interessanti nel momento in cui qualcuno Portano dei risultati. porta dei risultati. Quindi oggi siamo felici di Però aver hai iniziato. allineato tanti centri di ricerca e istituzioni europee dietro questo progetto. I Hai fatto una squadrona. migliori ricercatori che ho trovato in Europa, da Oxford, Alan Turing, ETH a Zurigo, l'EPFL, il Politecnico di Losanna, la Fondazione Bruno Kessler qui in Italia. Tutte le persone che negli anni ho conosciuto, che erano i più brillanti nel loro settore, li abbiamo portati nel progetto, con anche l'idea di dire ai giovani ricercatori europei che qui in Italia c'è qualcuno che pensa in grande, che vuole fare le cose, e quindi creiamo opportunità per loro, per trattenere e rifar tornare il talento. Senti, a proposito di prendere i migliori, un paio di anni fa hai deciso di fare il giro del mondo in barca a vela senza tecnologia, hai preso il migliore di tutti, il più famoso skipper di tutti, che è Paul Caillard, e ti sei lanciato in questa impresa. E tra l'altro sei andato vicinissimo alla vittoria, perché dopo le prime 3 tappe, credo di ricordare, la barca era prima, e poi c'è stato questo naufragio complicato, dove hai dovuto rimediare. Che cosa volevi dimostrare col viaggio e che cosa ti ha insegnato il naufragio? Insegniamo 3 cose. Volevo solo dire che questo era il Giro del Mondo, il 50° anniversario della Whitbread Around the World Race. Paul Caillard l'aveva vinto nel 1997 e ho chiesto aiuto a Paul, che mi ha aiutato tantissimo, mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto: Marco, io in quell'inferno non ci tornerò più. Quindi Paul non era con noi in barca, purtroppo. No, però faceva gli allenamenti a San Francisco. Esattamente. Tra l'altro con molti dei leader dell'intelligenza artificiale che venivano a bordo ad allenarsi il weekend. Sì, compreso Elia su Skipper, certo. Lukas, Kaiser e gli altri. Però l'avventura epica, e mi ha lasciato 3 cose super importanti. La prima è quando noi abbiamo vinto tutto, e poi a un certo punto a Capo Horn spacchiamo lo scafo e iniziamo a prendere acqua e dobbiamo abbandonare la regata. Quando tocchi terra hai perso la regata, quindi noi piangiamo per 2 giorni e mezzo, 2 anni e mezzo di lavoro, il sogno. Eravamo fino a quel momento la barca che nella storia del Giro del Mondo aveva vinto di più. Siamo oggi la barca che ha vinto di più, la barca italiana che ha vinto di più, però in quel momento era la barca nella storia di 50 anni che aveva vinto di più. E quindi tocchiamo terra piangendo, primo learning, siamo scesi dalla barca, ci siamo guardati indietro e abbiamo detto: ma che ne pensi se proviamo a riparare questa barca, arriviamo alla 4ª tappa, giusto in tempo per la partenza, e vinciamo. La morale è che quello che ci sembrava il sogno più grande, nel momento in cui hai un nuovo sogno, ti innamori del nuovo sogno e quello vecchio non ti interessa più. Questa roba è una cosa potentissima per tutti noi che dobbiamo fare cose difficili. Soprattutto il fatto che i sogni sono il motore che ci tiene in vita. Se non abbiamo un sogno ci E spegniamo. non dovete aver paura di averli questi sogni, perché No, non quando ho paura, fallisci ce n'è un altro subito dopo. Primo fine. Il secondo l'abbiamo visto, siamo arrivati quindi a Madeira, siamo ripartiti, siamo ritornati primi alla 4ª tappa, nuova tempesta, la riparazione che avevamo fatto non benissimo, si riapre la barca e a quel punto lì tutti quanti i ragazzi dell'equipaggio vanno a casa, perché non c'è più niente da vincere, zero. A quel punto non c'è un'altra tappa, un'altra missione che possiamo inventarci per motivare le persone, vanno tutti a casa.
Noi avevamo una ragazza, Ezgim, 21 anni, la più giovane di tutte, la meno preparata, quella che sulla carta non aveva i titoli per essere a bordo con noi. Però noi avevamo scelto le persone non in funzione delle capacità, ma in funzione del valore e dell'attitudine. E abbiamo fatto bene, perché Ezgim ha Si chiama il richiamato. modello Garibaldi, si chiama, poi te lo spiego. Non lo Il modello- sapevo. I 1000 sono stati scelti così più o meno. Bene, e lei mi chiama e mi fa: Marco, dove sei? Sono a Madeira. E che fai? Sto riparando la barca. Ma veramente ce la fai? Sì, te l'ho detto, ce la facciamo. Silenzio. E lei dice: se la ripari io torno. Lei col suo gesto, più giovane di tutti a tornare, si è portata appresso tutti gli altri che in 3 ore mi hanno richiamato tutti per ripartire. Quindi seconda morale, quando fai le squadre, ama veramente la diversità, perché tutti fanno le squadre pensando al momento di vittoria, che ti serve nel caso positivo. Devi creare squadre per i casi negativi. E l'ultimo, un po' più dura di lezione, però forse la più importante. E quindi noi siamo arrivati all'arrivo e ovviamente non c'era più niente da vincere. Cioè nella vita alcune volte tu sei arrivato alla fine, noi alla fine della Certo. regata, tu arrivi alla fine della vincita e non hai un nuovo sogno, una nuova idea e tutto. Bene, noi eravamo i più felici del mondo e lo eravamo perché non è perché avevamo fatto quello perché c'era un premio, l'avevamo fatto perché era la cosa giusta da fare. Allora, se ogni scelta che fai è una scelta in cui te puoi essere orgoglioso della scelta, e anche se è la più difficile, falla sempre, perché alla fine della vita ne sarai ben felice. Marco, hai detto una cosa così bella che potremmo finirla qua, ma io ti devo fare un questionario finale. Mi hanno fatto segno dalla regia che siamo andati molto lunghi coi Chiaro. tempi, quindi mi devi rispondere veramente Sì o no? quasi sì o no. Partiamo da Matrix, pillola rossa o pillola blu? Ti ricordo che la blu è l'ignoranza felice e la rossa è la consapevolezza dolorosa. La rossa tutta la vita. Tutta la vita? Tutta la vita. Senti, salvi un oggetto del futuro, del passato da portare nel futuro, cosa vuoi salvare? Un oggetto. Il sestante. Wow, l'hai preso la barca a vela. Senti, un'invenzione che non esiste ancora ma che ti servirebbe tanto. Il traduttore universale. Manca poco però, ci stai lavorando almeno. Sono 25 anni, non so. Ci vuole Senti, un po'. tu hai passato molto tempo senza tecnologia. Oggi se ti capitassero altre 24 ore senza tecnologia, cosa faresti? Sono stato 110 giorni in mare senza tecnologia, è stato fantastico. È stato fantastico? Non c'avevi l'ansia? È stato Non potevi meraviglioso. neanche telefonare a casa, niente, neanche un Non po- messaggino. Eravamo senza possibilità di neanche via radio sentire la terra. Senti, puoi modificare una sola riga del codice della realtà, cosa cambi? L'invidia. Senti, se è vero che il pessimista è un ottimista che non ce l'ha fatta, come si fa a essere ottimisti oggi con tutto quello che ci circonda? Circondatevi di altri ottimisti. Facciamo un piccolo club, infatti. Meglio Steve Jobs o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, Perché? perché il focus profondo su un campo è una cosa meravigliosa, quello che ha fatto Steve Jobs, di concentrare, ma poter abbracciare tante discipline e portarne avanti così è qualcosa che oggi non possiamo più fare per il livello di complessità che abbiamo nel mondo. Senti, E hai un quindi bi- Leonardo per Certo, l'invidia. Leonardo, hai un biglietto per il tuo posto dei sogni, dove sei arrivato? Un biglietto? Sì, un biglietto aereo per il posto dei sogni, anche di treno, anche. Dove vuoi arrivare? Il tuo posto dei sogni. Ho viaggiato tanto nel mondo, vorrei tornare tanto in Venezuela, perché è un posto che ha una natura spettacolare, un mare bellissimo, delle foreste, la Gran Savana, questi tepui in cui sono delle montagne verticali in cui sul top si è creato un ecosistema completamente diverso, e la politica ha fatto sì che è un posto dove non si può andare, quindi proprio perché non ci puoi più andare, perché è pericoloso, io la desidero sempre di più. Cosa non può mancare nel tuo bagaglio a mano? Delle scarpe comode. E infine, che cosa vorresti che dicessero di te? Che ho dato di più di quanto ho preso. Senti, ci hai portato anche qualcosa a proposito di dato. Cosa ci hai portato? Ho portato il mio libro, un libro scritto... Quanti ne hai scritti? Beh, ne ho scritto uno, però è tradotto in 12 lingue. Io prendo quello italiano, se mi ricordo era questo, Sì, giusto? il blu, Perché ce giusto. l'ho. Che cosa dice il nuovo principe? Perché
Perché In una come fare frase che- startup? Guarda, ma questo libro qui è, per me, te l'ho portato perché per me era importante, è un momento della vita in cui ho capito che questo era il punto in cui prima ho ricevuto Era il amore momento di dare. e questo era il momento di dare. Quando inizi a aiutare gli altri a fare impresa, aiutare i colleghi e tutto. E nella vita ognuno di noi arriva a fare questo passaggio, chi prima, chi dopo. Quando ho scritto questo libro per me è il punto in cui ho deciso che bisognava appunto dare di più. Grazie Marco, buon viaggio. Grazie per aver viaggiato con noi. Io sono Riccardo Luna e questo era Fly Me to the Moon, il podcast che racconta i futuri in arrivo. Alla prossima tappa.